Amici di Essere Manager, benvenuti e ben ritrovati. Parleremo di come il ribaltamento delle nostre convinzioni può liberarci da vincoli autoimposti e aprire nuove opportunità. Spesso le nostre azioni sono guidate da convinzioni profonde, da dati di fatto che non mettiamo mai in discussione. Ma cosa succederebbe se questi dati di fatto fossero in realtà solo ipotesi? E se, mettendole in discussione, potessimo scoprire nuove prospettive e soluzioni innovative? Oggi esploreremo come mettere in discussione le convinzioni consolidate può trasformare le strategie aziendali stagnanti, migliorare processi inefficienti e innovare prodotti e servizi. Vi mostrerò come un semplice cambio di prospettiva, un ribaltamento di ciò che diamo per assunto e che rappresenta le nostre convinzioni, possa portare a risultati straordinari. Prepariamoci ad esplorare l'ignoto, a mettere in discussione l'indiscutibile e a scoprire il potere del perché dietro alle nostre azioni. Ogni decisione, ogni azione che intraprendiamo si basa su una serie di assunzioni. Sono i pilastri invisibili su cui costruiamo le nostre strategie, i nostri processi, le nostre vite. Diamo per scontato che siano vere, che siano immutabili. Ma è davvero così? Prendiamo ad esempio l'assunzione che il cliente ha sempre ragione. È un principio cardine nel mondo del business. Ma cosa succede se lo mettiamo in discussione? E se, in alcuni casi, seguire ciecamente questa regola portasse a compromettere la qualità del prodotto o a trascurare le esigenze di altri stakeholder? Mettere in discussione le assunzioni fondamentali non significa negarne la validità a priori. Significa analizzarle con occhio critico, metterle alla prova della realtà e valutare se siano ancora valide nel contesto attuale. Ora che abbiamo identificato le nostre convinzioni fondamentali, proviamo a fare un esercizio di immaginazione. Ribaltiamole. Immaginiamo che siano false, che il mondo funzioni in modo completamente diverso da come pensiamo. Se l'assunzione il cliente ha sempre ragione fosse falsa, come cambierebbe il nostro modo di fare business? Forse ci concentreremmo maggiormente sulla creazione di prodotti di alta qualità, anche a costo di perdere alcuni clienti. O forse daremmo più ascolto ai nostri dipendenti, alle loro idee e alle loro esigenze. Ribaltare le assunzioni ci permette di uscire dai nostri schemi mentali, di liberarci dai vincoli del pensiero lineare e di aprire la mente a nuove prospettive. Ribaltando le nostre convinzioni o lasciando la porta aperta a nuove verità, si aprono davanti a noi nuove strade, nuove possibilità. Immaginiamo di aver sempre dato per scontato che il successo di un'azienda dipenda dalla sua capacità di acquisire nuovi clienti. Ma se, invece, il vero motore della crescita fosse la fidelizzazione dei clienti esistenti, questa nuova prospettiva ci spingerebbe a rivedere le nostre strategie di marketing, a investire maggiormente nella creazione di relazioni durature con i nostri clienti e a offrire loro un'esperienza di acquisto eccezionale. Esplorare le implicazioni del ribaltamento delle assunzioni ci permette di identificare nuove opportunità di business, di migliorare i nostri processi e di creare prodotti e servizi innovativi. Ognuno di noi osserva il mondo attraverso le lenti delle proprie esperienze, dei propri valori e delle proprie convinzioni. Per questo motivo è fondamentale confrontarci con persone che hanno punti di vista diversi dal nostro. Chiediamoci: come vedrebbe questa situazione un artista? Un ingegnere? Un bambino? Metterci nei panni degli altri ci aiuta a vedere le cose da angolazioni diverse, a scoprire nuove sfaccettature e a mettere in discussione le nostre certezze. Il confronto con prospettive alternative arricchisce la nostra visione, ci rende più flessibili e ci permette di trovare soluzioni innovative a problemi complessi. A volte, le nostre assunzioni sono così radicate da diventare dogmi, verità assolute che non mettiamo mai in discussione. Ma la realtà è in continua evoluzione e ciò che era vero ieri potrebbe non esserlo più oggi. Per questo motivo è fondamentale mettere costantemente alla prova le nostre convinzioni, cercare prove che le confutino e essere disposti a cambiare idea quando necessario. Analizziamo i dati, osserviamo i comportamenti dei nostri clienti,
sperimentiamo nuove soluzioni. Solo mettendo in discussione le nostre certezze possiamo adattarci ai cambiamenti del mercato, cogliere nuove opportunità e continuare a crescere. Una volta che abbiamo messo in discussione le nostre assunzioni, identificato nuove prospettive e raccolto prove a supporto o a confutazione delle nostre tesi, siamo pronti per formulare nuove ipotesi. Queste nuove ipotesi, basate su una comprensione più profonda della realtà, ci permettono di sviluppare nuove strategie, di creare prodotti e servizi innovativi e di raggiungere nuovi traguardi. Non abbiate paura di sperimentare, di osare, di mettere in pratica le vostre intuizioni. Solo così potrete trasformare le vostre idee in realtà. Il processo di ribaltamento delle assunzioni non finisce con la formulazione di nuove ipotesi. È fondamentale testare queste ipotesi sul campo, verificarne la validità e apportare le modifiche necessarie. Utilizziamo strumenti di analisi, raccogliamo feedback dai nostri clienti, monitoriamo i risultati delle nostre azioni. Solo così possiamo trasformare le nostre intuizioni in strategie concrete e di successo. Ricordate, il processo di apprendimento è continuo. Non smettete mai di mettere in discussione, di sperimentare e di cercare nuove soluzioni. Grazie per aver guardato. Se questo video ti è stato utile, non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al nostro canale per altri contenuti informativi. Spero che questo viaggio alla scoperta del ribaltamento delle assunzioni vi abbia ispirato a mettere in discussione le vostre certezze e a cercare nuove prospettive. Ricorda, mettere in discussione le assunzioni può essere la chiave per sbloccare nuove opportunità e innovazioni. Non abbiate paura di sfidare lo status quo, di pensare fuori dagli schemi e di esplorare nuove strade. Alla prossima! E ricordate, il futuro appartiene a chi osa.